Benvenuti a InforBlue, il podcast che racconta il mondo della Blue Economy. Enrica, il mare è al centro del tuo lavoro da sempre. Cosa significa per te oggi parlare di Blue Economy in chiave culturale e narrativa? Io lo faccio perché penso che parliamo troppo poco di mare. Blue Economy significa tante cose, significa appunto cultura come dicevi, ma significa anche investire sul futuro. Oggi sì, siamo attorniati dal mare, la gente va al mare, ma quanto anche le giovani generazioni conoscono, faccio un esempio, i pesci, cioè solo alcuni bambini magari appassionati, ma per il resto è tutto un mondo che diventa per specialisti. E questo è un vero peccato, perché la nostra stessa essenza si fonda proprio sul mare. E quindi tutte le professioni, ecco perché la Blue Economy è un concetto largo, non è soltanto guadagnare, investire, ricevere. Il mare è anche la nostra storia, quindi i mestieri che si possono fare, che hanno a che fare con il mare, sono tantissimi e probabilmente dobbiamo ancora scoprire tante risorse che oggi si disperdono anche per questa ottusità, per questa chiusura nei confronti del mare con la M maiuscola. I fari. Parliamo di fari. I fari li hai raccontati in modo poetico e documentato, sono luoghi di luce e memoria. Come possono diventare anche presidi di sostenibilità e innovazione sociale? Sì, i fari a me appassionano proprio per questa visione di luce e di memoria, perché nei fari c'è tantissima storia. Quando sono salita sul mio primo faro ero in Francia, quindi è lì che mi è nata questa passione, perché vedevo questi fari meravigliosi della costa atlantica, trasformati già in contenitori culturali, riadattati, eccetera. Mi si è aperto proprio il mondo, scoprire le storie dei fari, eccetera. Si possono raccontare in modo poetico, in modo architettonico. I fari proprio sono la fonte di 1000 storie, oltre a un mestiere che sta scomparendo, che è quello del guardiano del faro, al suo funzionamento, anche all'immagine della luce che è molto iconica. Allora, in che modo possono diventare presidio di sostenibilità? Proprio attraverso questo dialogo. I fari dialogano con l'umano, sono il punto cospicuo che ciascun navigatore con o senza GPS guarda per capire insomma davanti a quale costa si ritrovi. E i fari hanno anche quel linguaggio muto e silenzioso che è capace però di aprire tanti altri mondi. Quindi io credo, così come stiamo facendo nel museo di San Cataldo, il museo del faro e della radio a Bari, questa apertura verso la sostenibilità è anche questo. Faccio un esempio così di cittadinanza attiva. Nei nostri associati dell'associazione Mar di Levante, che gestisce con vedetta sul Mediterraneo questo piccolo museo, che però è un inizio di chissà quante esperienze noi sogniamo, ma insomma molte cose sono state realizzate grazie al progetto Cohen, ma anche grazie a tanti sforzi generali delle istituzioni, della gente che crede in queste cose. Ecco, i nostri associati hanno una specie di chat, noi dialoghiamo lì e abbiamo lanciato questa call: chi vuol fare il farista per un giorno? Allora, senza nessuna preparazione, nel senso specifica, persone che fanno mestieri completamente diversi ci stanno aiutando nelle visite guidate, tirando fuori tante storie, facendo le loro ricerche. Questo io considero sostenibilità, cittadinanza attiva. Sostenibilità. Per i ragazzi venire, entrare in un faro, vedere quanta attenzione c'è stata in passato e c'è anche al mondo proprio dell'illuminazione, delle tenebre nel mare, scoprire tanti mestieri, vedere dall'alto il paesaggio, capire l'importanza anche dell'ecologia di cui si parla sempre ma in modo magari sfuggente. Oggi devo dire le nuove generazioni sono molto più preparate di noi su tutti i problemi della plastica eccetera, però queste esperienze, secondo me proprio il faro, può rappresentare un linguaggio in più, avere qualcosa proprio di materiale e per esempio nel faro si guardano appunto le storie, i modelli di fari architettonici del passato, ma anche i video con tutto quello che c'è all'interno di un faro, la lanterna, questa cura, questa invenzione di Auguste Fresnel dell'Ottocento che ancora oggi fa funzionare i fari. Insomma, tutto questo appartiene ad un mondo che io chiamo conoscenza e la conoscenza è tutela. Nei tuoi racconti emerge spesso il legame tra mare, identità e diritti.
Quanto è importante oggi raccontare il Mediterraneo come spazio vivo, fatto di storia, di futuro e non solo di cronaca? Questa è una bellissima domanda perché siamo in un punto a Bari in cui insomma il 1991 con l'arrivo della Vlora ha un po' aperto gli occhi di tutto il mondo sull'immigrazione e di tutto quello che è successo dopo. È stato anche il momento in cui si sono aperte queste frontiere, questi orizzonti che fino ad allora avevamo visto chiusi. Io credo che questo Mediterraneo pieno di inquietudine, una tomba per tantissimi migranti che purtroppo perdono la vita, queste stragi continue, eccetera, anche questo debba essere raccontato meglio. In che modo si possa raggiungere questo obiettivo è proprio questo, la tutela, il racconto di storie e anche il legame con i diritti e con la voglia anche di vivere insieme. È semplice, basta pensare al mare. Il mare non ha muri. In mare non esistono confini, religioni, ostacoli tra un popolo e l'altro, tutti quei muri che noi siamo capaci di costruire e di rendere poi così impossibili, così inaffrontabili ogni tipo di altro dialogo. Tutto questo ha l'essenza nel mare, questa unione, quindi io credo che il mare sia un vero messaggio di uguaglianza. Per le leggi del mare ogni persona che ha bisogno di aiuto deve essere soccorsa in mare, io credo che questo sia il migliore insegnamento per tutto quello che accade, non solo in mare ma anche nella vita quotidiana, ovunque. E quindi è proprio in questo senso che il mare si fa veramente simbolo di tutto un mondo di diritti e di libertà, di quella voglia di nuotare. In fondo nuotare è un grande senso di libertà, sono stati scritti tanti romanzi anche su questo. E le acque sono fluide, le acque dissipano, dissolvono anche tanti dolori. Pensiamo all'immagine retorica della lacrima che finisce in acqua, quanti miti di Venere che viene fuori dalle acque, ma anche alle storie di romanzi conosciutissimi dove l'acqua è sempre il mezzo dell'unione e anche non soltanto dell'unione, il mezzo delle battaglie, il luogo in cui avvengono tragedie incredibili, ma poi tutto si riconcilia perché tutto è un tutt'uno. Tu sei una giornalista, divulgatrice. Dal tuo punto di vista, quale ruolo può avere la narrazione tra media, libri e cultura nel sensibilizzare le persone sulla transizione blu e sulla tutela del patrimonio costiero? Beh, i giornali possono fare tantissimo, anche qui il racconto del mare va fatto bene. Questo negli ultimi decenni è molto migliorato, si parla effettivamente in modo esatto anche di tutela, di blue economy, sono diciamo dei temi che vengono affrontati. Io credo che i giornalisti in questo momento abbiano una grande responsabilità, un po' perché l'informazione social è proprio, diciamo, sì, l'alter ego ma anche la compagna, perché ormai è un tutt'uno che non ha confini purtroppo. E però credo anche che ci sia un modo più adeguato di insomma quello che è il linguaggio un po' dei social o di tutto quello che è informazione oggi in senso lato. Noi giornalisti possiamo raccontare per esempio le spiagge ma anche il modo di visitare, per esempio di fruire della Puglia tutto l'anno. Ecco, questa per esempio mi sembra una bella sfida, l'overtourism, non soltanto piaghe, io penso sempre a questo. È vero che la buona informazione, nel senso la buona notizia fa meno click dell'orribile strage, però mi chiedo anche il senso di responsabilità che noi abbiamo, quindi se c'è una fetta di informazione social che porta avanti quel discorso, io credo che la responsabilità del vero giornalismo sia appunto quello di invece traghettare, ed è il termine diciamo ideale, delle idee e far cavalcare proprio quello che è il rispetto, i diritti, la sostenibilità attraverso situazioni che sono circoli virtuosi. A Bari si fanno tante campagne, penso a tutta la pulizia dei litorali, ci sono i sommozzatori che fanno tante attività, ci sono veramente c'è tutto un universo di cui magari si parla poco perché
così ci si ferma al comunicato stampa. Ecco, mi piacerebbe poter approfondire queste cose, guardare al mondo della pesca non soltanto come qualcosa che i turisti guardano, oh guarda le reti che c'erano un tempo, il mondo della pesca esiste, il pescatore con le rughe che va per mare, che di notte sfida le ondate, esiste ancora, la tutela e soprattutto la perseveranza di un lavoro, di un mestiere così antico esiste, continua ad esistere. Basta vedere, ho visto in Sicilia il lavoro che c'è dietro le tonnare, è una cosa stupenda, è una famiglia intera in quelle realtà piccole che si mette a faticare in un modo immane e poi subito la trasformazione di questo prodotto che dove è una piccola realtà è veramente incantevole, è ancora uguale a come si faceva tanto tempo fa. Ecco, tutto questo si conosce poco, ma noi attraverso i media possiamo sicuramente traghettare queste idee e soprattutto far conoscere, perché appunto conoscenza e tutela vanno di pari passo, però c'è anche quel termine cultura che è un termine ancora più lato, quindi unire tutto ciò alla storia e al territorio credo che sia la formula magica per poi dare veramente l'avvio ad una realtà che possa in un certo senso soddisfare tutti gli animi. Il mare ha un'anima e quindi per questo ci assomiglia. Grazie.